Salve a tutti, abbiamo un nuovo lavoretto da fare, adesso vi faccio vedere subito. Ecco, io sono uno di quelli che preferisce fare tutte le lavorazioni tutti sul posto senza smontare il pezzo dal mandrino, perché una volta piazzato, centrato, e abbiamo la certezza che è in asse e è tutto lineato. Invece c'è molta gente che per esempio per fare questo filetto una volta lavorato il pezzo esterno, il pezzo rotondo, tira giù il pezzo, lo mette sulla fresa, però dopo deve tornare a calibrarlo, deve tornare a centrare, e diventa un lavoro lungo che secondo me non ha senso. Io preferisco fare tutto sul posto come sulle macchine professionali, diciamo. Chiaramente faccio tutto manuale. Per far questo ovviamente serve un bel trapano, che io ne ho poi diversi, che lavori alla perfezione. Naturalmente un buon divisore che tenga bloccato come il Morse, che non si lascia andare a micromovimenti. Però avendo anche tutto c'è un piccolo problema che adesso vi faccio subito vedere. E su un filetto grosso come questo per esempio non c'è problema, si fa girare, è buona, poi si mette retromarcia e si tira indietro con un po' di pressione anche indietro. E qui non c'è nessun problema. Il problema viene se usiamo un maschio molto piccolo, e che chiaramente questo qui è un'azione non flessibile, perché il maschio piccolo, per quanto noi stiamo attenti con la mano andare avanti e andare indietro in sincronia con la velocità del filetto, è ben difficile mantenerla, perché un filetto così, soprattutto quando c'è il maschio è bello tagliente, con niente sgretola il filetto e se lo mangia. E allora io devo fare una specie di porta maschio con un piccolo compensatore che possa lasciarsi andare per un centimetro o due, che possa muoversi leggermente, che poi a sua volta lo stesso porta maschio lo userò anche per la fresa, che tanto ha sempre l'attacco ER32 che porta fino a 25 mm. E visto che già ho questi mandrini di tutte le misure, e perché non sfruttarli? Quindi faremo un portamaschio che si incastra direttamente a questi mandrini a cambio rapido. E cominciamo a lavorare e a preparare dei pezzi. Il tutto lo faremo con questi due spezzoni d'acciaio, questo per fare la cassa esterna, che è un C40, e questo invece con C45 rettificato, che è un pezzo molto molto migliore. È già rettificato, quindi lo teniamo buono per fare il nucleo interno. È un 20, quindi è una bella misura. E abbiamo finito una parte, adesso lo giriamo, poi andiamo a fare l'altra praticamente. Ecco, adesso facciamo la parte di qua. Ok, blocchiamo il divisore così.
Se vi ricordate, quando ho messo sul pezzo abbiamo fatto lo 0 del centro di questo praticamente, quindi adesso ho tutti i riferimenti per fare a 90 gradi di qua e 90 gradi di là praticamente. Ecco, facciamo anche lo 0 della testa, eccolo lì, qui c'è lo 0, avanziamo di 26 mm in qua, e 26 mm troviamo, a 26 mm troviamo esattamente questa gola meno un mezzo millimetro praticamente, che così rimane dalla parte del tiro. Mettiamo due grani, uno qui e uno dall'altra parte a 180 gradi, uno dall'altro, leggermente in tiro. Tornando sempre al discorso di lavorare il pezzo sul tornio, io lo trovo molto comodo perché in 2 secondi giro di qua, giro di là e il pezzo è sempre lineato praticamente per ogni lavorazione, come su un centro di lavorazione professionale. Chiaramente qui siamo a livello hobbistico. Abbiamo già posizionato il trapanone a fresa, con la fresa di 12 per fare le sagamoture dell'incastro. Le sagamoture qui sono leggermente meno di 12, ma noi le facciamo 12 per un migliore accesso all'incastro. Guardiamo anche la profondità. 5,34 e va bene così. Adesso facciamo lo 0, il posizionamento di 0 facciamo qui, ecco, mettiamo a 0 il lettore e adesso sappiamo che dobbiamo scendere 5,34. Questo trapano trasformato a fresatrice e a tutto, diciamo, è veramente eccezionale. E se uno vuole vedere il link del video ve lo metto qui in alto, ve lo metto, se volete cliccarci sopra. Un gran bel trapano. Adesso guardiamo se va tutto bene, ma dovrebbe andare tutto bene perché è tuttora che entra. Ecco, si incastra, gli diamo una strinta, uno di qua e uno di là. Posto. Adesso ci rimane solo da fare quest'altro pezzo. Adesso gli facciamo un segno di riferimento qua, guardiamo la corsa che fa, arriva così,
e arriva lì. Sì. Ok, andiamo a fare il forellino e il filetto. Ecco, abbiamo finito il pezzo, ci ho messo la sua vite. Non ho fatto l'esagono perché si indeboliva troppo la vite, si indeboliva. C'ha questo po' di corsa, ma è sufficiente per poter giostrare l'uscita e l'entrata senza che vada in conflitto con il nostro avanzamento. Dopo qui ci vanno gli inserti, qui ci vanno tutti i pezzi intercambiabili. Questo qui va dentro all'R32, l'ho fatto in modo che vada dentro tutto completamente, cioè quindi tutto chiuso, va a finire tutto dentro perché quello spazio qua è prezioso. Si stringe e gli rimane questa corsa, gli rimane praticamente. Andiamo a provarlo al lavoro, sul tornio. Abbiamo già predisposto 3 fori, adesso facciamo 3 prove. Partiamo dal più grosso, che è la più facile perché questo qui è un passo molto robusto. E adesso mettiamo dentro, Ecco, adesso vediamo un po' d'olietto perché l'olio serve sempre. Vediamo se corre, se fa la sua corsa, che io non ho bisogno di seguirlo con sincronismo perfetto. Li imbocchiamo già, ecco. Via. Perfetto. Mettiamo la retromarcia. Ecco. Avete visto che con la compensazione lui è andato avanti e indietro per conto suo, senza richiedere di seguirlo, di essere seguito alla perfezione. Ora mettiamo su un maschio di 6, proviamo anche con questo, proviamo. Ok. Questo è il foro di 5, adatto per maschio di 6. Ho sbagliato, sì, qua, ecco. Avevo sbagliato dentro, avevo sbagliato. Guardiamo se è dritto. Sì. Buono. Adesso gli facciamo un po' di pressione, anche qui gli facciamo un po' di pressione e possiamo cominciare. Avete visto come si allunga? Questa è la distanza che abbiamo usato adesso praticamente. Adesso andiamo indietro, aumento un po' la velocità, si compatta, poi per non rischiare io tiro un po' dietro il carrello, però proprio per non rischiare. Ecco, a posto. Così siamo sicuri che lui segue il suo filetto senza mangiarsi e senza incappare nel sincronismo di quest'altra madre vite. Andiamo a fare anche quello più piccolo ancora, così vediamo se veramente è efficiente al 100%. Mettiamo su queste che è piccolissimo praticamente. Ah, il granino mi è scappato. Una strinta il granino, proprio solo che non esca. Non importa che sia tirato, l'importante è che non si sfili da solo, via.
torniamo a mettere marcia avanti, dobbiamo girare il pezzo, dobbiamo trovare il foro piccolo di 3,30, che è per un 3,25 in realtà. Non avevo la punta di 3,30, ho usato la punta di 3,25 per fare la 4. Questa ve la faccio vedere con la minima velocità, così si vede meglio. Allora chiaramente andiamo avanti. Lì, ok. Che fa testo è questa distanza qui. Adesso gli diamo un po' di pressione, e la distanza che abbiamo a disposizione è 20 mm praticamente, quindi sappiamo che noi possiamo andare avanti per 20 mm senza bisogno di manovrare in sincronia e il carrello superiore. Adesso proviamo, vado avanti molto lentamente così riuscite a vedere bene. Lì si allarga, mi fermo, a distanza, vedi? Perfetto. Poi mettiamo la retromarcia chiaramente e lui si ravvicina qua, esatto, alla fine do un colpo dietro il torno proprio per non, ecco, e quando non gira più vuol dire che è arrivato, ecco, e così siamo sicuri di avere un filetto praticamente perfetto. Abbiamo messo su la fresatrice sul tornio e adesso ho messo su una punta di 6,75 che proviamo a fare un filetto di 8 alla stessa maniera. Adesso diamo un tirotto qua. Ok, facciamo il foro di 8 prima. Ecco, adesso mettiamo su il nostro attrezzo e vediamo se funziona nella stessa maniera. Andiamo a mettere su il nostro porta mandrino estensibile. Ecco, mettiamo su un maschio di 8. Ok, un po' di olio naturalmente, in questo caso noi non è il filetto che ci interessa, ma ci interessa vedere le estensioni di questo maschiatore, perché anche in questo caso io devo seguire il passo del filetto manuale e invece così mi posso adesare, diciamo. Ecco, adesso mi sto adesando, ecco, così sono opaco, così parte bene praticamente e dopo lui si allunga e allungandosi non ho bisogno di seguirlo con una sincronizzazione perfetta, diciamo. Proviamo. Lui si allunga e mi fa il filetto alla perfezione, mi fa. Ecco, benissimo, adesso torno su praticamente, si sta recuperando ed eccolo qui il nostro maschiatore da portapinze, bellissimo, contenuto, il più contenuto possibile perché chiaramente fino a qua mi occupa lo spazio il piccolo mandrino intercambiabile. Può sembrare un giochino così inutile, invece riveste un'importanza molto grande, proprio per avere la certezza che il filetto riesca bene, soprattutto quei piccoli, come dicevo prima,
perché uno fa un pezzo che ci mette, tanto per dire, un giorno o due per costruirlo e poi rovina un filetto e fa girare un po' tutte le cose, e quindi è meglio evitare e andare sul sicuro, e questa è una cosa che sicuramente fa andare sul sicuro. Vi metto sopra qui, vi metto tutti i finestrelli degli attrezzi che abbiamo usato per costruire questo attrezzino, e buon baschetore a tutti. Saluti, alla prossima, ciao ciao.